Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sempre puntualissimi, iniziamo come tutte le altre serate. Vi do un caloroso benvenuto a questo terzo appuntamento del corso Parole che curano, dedicato questa sera alla lettura nella terza età, diciamo, un'età più avanzata. Vorrei iniziare con una domanda che chi di voi è un grande lettore saprà già come rispondere, no? Positivamente, cioè leggere rende felici? Ecco, ci sono stati degli studiosi che, occupandosi di lettura, hanno cercato di identificare quali sono i fattori che entrano in gioco nella piacevolezza della lettura narrativa e che spiegano come mai chi come abitudine legge i libri di narrativa sia invogliato a leggere continuamente. E quindi hanno parlato di questi concetti di presenza che il grande lettore direbbe: durante la lettura il mio corpo era nella stanza, ma la mia mente era dentro il mondo creato dalla storia. Identificazione: leggendo la storia ho potuto provare le emozioni dei protagonisti ritratti. Sospensione: non vedevo l'ora di iniziare la pagina successiva per scoprire cosa sarebbe successo dopo nella storia. Padronanza cognitiva: durante la lettura ho sentito che stavo imparando cose nuove che avrebbero arricchito la mia visione del mondo. Ecco, questo spiega perché si prova questo piacere di leggere quando questi fattori interagiscono in diverso modo e è nozione comune che leggere insegna a leggere. Più si legge e più si vorrebbe leggere. Ma la pratica della lettura di opere narrative è diffusa nella popolazione anziana. Ecco, quello che vedete è un mio studio effettuato, è uno studio effettuato dal mio gruppo sulle pratiche culturali in Italia nel decennio 2008-2018, che è stato pubblicato recentemente. Ecco, da questo studio emerge che quasi la metà degli ultrasettantenni in Italia non legge neppure un romanzo in un anno, quindi il 45%, e questo è abbastanza, come dire, allarmante da un certo punto di vista, tenuto conto che leggere migliora il benessere psicologico, come si vede da questa figura che si riferisce ad un altro studio che abbiamo condotto nella città di Milano qualche anno fa, e vedete che l'indice di benessere psicologico, che è misurato con uno strumento molto valido che si chiama Psychological General Wellbeing Index, cresce linearmente rispetto al numero medio di romanzi letti nel corso di un anno. Chi non legge niente ha un livello al di sotto della media, che è quella linea rossa della popolazione, mentre un lettore intensivo presenta un livello di benessere che va ben al di sopra della media. Come ha dimostrato Ed Diener, che è il guru del well-being a livello mondiale, che purtroppo è scomparso durante la pandemia Covid, chi è più felice vive più a lungo, e lui ha preso in esame moltissimi studi che dimostrano questo. Per cui per ciò che riguarda perlomeno il benessere, leggere molto fa bene. Ma gli effetti benefici della lettura sono altri e forse più importanti. E ce ne parleranno stasera il professor Maurizio Gallucci, che è lo speaker principale di questa sessione, e il professor Antonio Margaroli, che agirà come discussant. Prima di chiamare al podio il professor Gallucci, permettete di presentarlo brevemente. Il professor Gallucci è geriatra, direttore del Centro per disturbi cognitivi e le demenze del distretto sanitario della Marca Trevigiana, quindi a Treviso. I suoi principali campi di interesse riguardano le demenze, i parkinsonismi atipici, la fragilità e l'invecchiamento. È responsabile dello studio Treviso Longeva, e poi ce ne parlerà, si chiama Trelong,
e del registro Treviso Dementia 3DEM, un altro progetto molto importante. Attualmente è direttore scientifico anche del Treviso Pilot, nell'ambito del progetto europeo Value Care, e referente del progetto Informa della Regione Veneto per la provincia di Treviso. È autore di numerose pubblicazioni internazionali con alto impatto. Quindi chiamo al podio il professor Garlucci. Prego, caro Maurizio, il podio ti aspetta. Buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori per questo gradito invito e sono onorato di parlare e condividere un'esperienza di lavoro nella sede dell'Università della Svizzera Italiana. La mia presentazione si dividerà in 3 parti. Una prima sulle origini del linguaggio, una seconda su alcune domande generali, se faccia bene o meno leggere, e il terzo la presentazione dei risultati di uno studio fatto circa la fragilità di soggetti con decadimento cognitivo lieve. Vedremo poi di cosa si tratta. Allora, il linguaggio non è solo la lettura, non è solo ciò che vediamo scritto o ciò che pronunciamo parlando. Il linguaggio è tanto di più, è l'espressione facciale, come ci rivolgiamo agli altri, è come andiamo vestiti. Quindi il linguaggio è anche come costruiamo i nostri edifici, cosa tramandiamo nel tempo. Questo è un sassolo, un ciottolo molto piccolo, di qualche centimetro di lunghezza, che ho potuto ammirare nel Museo Archeologico di Lecce l'estate scorsa. Ha 10.000 anni, questa è la sua particolarità. E da 2 facce, vedete, da una parte c'è una spirale e dall'altra invece c'è una specie di lisca di pesce. Gli archeologi hanno ritenuto di poterci vedere dei messaggi ancestrali che attraversano il tempo, e nel senso del tempo che scorre, quindi questo andamento ciclico, la spirale, e anche un riferimento, diciamo, al genere femminile per quanto riguarda l'immagine che vedete adesso, e quindi la fertilità e la prosecuzione della specie. Il linguaggio nasce come raffigurazione in grotte, e queste rappresentazioni venivano fatte spesso con carenza di luce, al buio, quindi erano molto laboriose, e raffiguravano ciò che i nostri progenitori vedevano, e quindi soprattutto la natura, gli animali. E in particolare poi nelle grotte raffiguravano anche i grafemi. I grafemi sono le unità, diciamo, minimali della scrittura. I grafemi all'inizio erano delle piccole immagini stilizzate, come quella di, appunto, di cervi o animali che venivano cacciati. Dopodiché questi nel tempo si sono trasformati. Se ne sono contati circa, vedete, 20 milioni di grafemi rinvenuti nel pianeta, e parlano di come sia nato il modo di pensare, il modo di ragionare, quindi la logica nella nostra specie. Le figure sono rimaste immutate per tantissimo tempo, perché le figure avevano qualcosa di divino, perché molto spesso raffiguravano gli animali cacciati, e l'animale cacciato rappresentava la sopravvivenza, e quindi era molto importante, gli veniva attribuito un carattere mistico, magico e divino. Mentre invece i grafemi si sono evoluti e differenziati nel tempo e nello spazio, soprattutto seguendo un driver potente,
e cioè l'approvvigionamento del cibo. E quindi in una umanità che da migrante diventata sempre più stanziante, la scrittura, questi grafemi primordiali, si sono differenziati tra di loro, separati, e hanno, diciamo, avuto delle evoluzioni locoregionali. Fino alla nascita di uno strumento meraviglioso, una macchina perfetta, che è l'alfabeto, cioè un insieme di segni ai quali attribuiamo a ciascuno di essi un suono, che combinati insieme costituiscono parole e le parole concetti, quindi di una potenza enorme. Voi vedete in questa slide il richiamo di principali, più antichi alfabeti e la corrispondenza tra le rispettive lettere. Vi parlo di questa colonnina rinvenuta a Patù, che è una piccola località in Puglia, nel Salento, che faceva parte di un muro a secco, quindi è stata estrapolata dal muro e studiata, perché essa contiene, come possiamo vedere nella slide più avanti, contiene eccola qua, una porzione ritenuta essere un alfabeto greco arcaico e un'altra porzione, quella inferiore in questa slide, di un proto-alfabeto messapico. Ok? Torniamo un attimo indietro, giusto per contestualizzare questo ritrovamento archeologico che ci serve per capire l'evoluzione della scrittura e quindi del linguaggio e della parola. Tutti noi conosciamo che c'erano gli Etruschi, forse però molti di meno che esistevano questi messapi. Questi messapi, brevemente, erano una popolazione giunta nella zona dell'attuale Lecese e Brindisino, quindi nel Salento, la parte inferiore della Puglia, e provenivano dall'Illiria, quindi quella regione che noi abbiamo chiamato per anni Jugoslavia, e si sono sviluppati pacificamente nell'ultimo millennio, prima dell'anno zero. E la loro vita tranquilla è stata, diciamo, caratterizzata da un problema, cioè l'arrivo di una colonia spartana che ha fondato la città di Taranto. E praticamente per secoli hanno combattuto con i tarantini e poi entrambi sono stati conquistati dai romani. Ecco, la nostra colonnina cosa ha di particolare? Ha di particolare la corrispondenza dei segni, quindi una specie di stele di rosetta, rinvenuta casualmente vicino a una masseria in Puglia, e poi ci sono anche dei misteri dal punto di vista archeologico, per cui ci sono dei segni come quello a clessidra che si vedono qua, ma poi scompaiono e non si ritrovano più né nell'alfabeto greco, tantomeno quello che è arrivato a noi, né in altre iscrizioni attribuite o rinvenute finora in ambito messapico. L'alfabeto greco che noi vediamo è probabilmente un alfabeto aulico, un alfabeto ateniese, che quindi aveva delle caratteristiche ben diverse rispetto a quello che abbiamo visto in questa colonnina. E quindi il significato della colonnina è diciamo, un'occasione per significare la difficoltà, lo sforzo della lettura del simbolo, del ritenere a memoria il significato, del pronunciarlo e la nascita praticamente della storia, perché la scrittura ha permesso il passaggio dalla preistoria, dove nulla era segnato, alla storia, che lascia traccia. I segni della scrittura vanno decodificati e quindi assemblati concettualmente nella formazione di parole e di concetti. Questo è il meccanismo mentale che mette in moto il cervello, che probabilmente fa bene. E questo è lo sforzo.
Noi parliamo adesso fluentemente, però da bambini, da piccoli, abbiamo fatto evidentemente uno sforzo che non ci ricordiamo più bene. Ma questo è lo sforzo, diciamo, salutare che ha permesso appunto lo sviluppo del linguaggio e dei linguaggi. E tutto questo, la lettura di un romanzo, di un saggio, mette in moto la fantasia e la creatività. Allora possiamo dire che la lettura non fa solo genericamente bene, ma è una vera e propria medicina? Pare di sì, perché ci sono degli studi di risonanza magnetica che hanno utilizzato una tecnica particolare che utilizza il tensore di diffusione, una particolare sequenza, che vede la correlazione positiva tra l'abitudine a leggere e la integrità e sviluppo e ordinamento di certi fasci di fibre nervose della sostanza bianca. Questi fasci sono stati anche identificati, non vado nel dettaglio, e fra l'altro la stessa lettura della mamma al bambino piccolo, che ancora magari appare di non comprendere, ma qualcosa apprende comunque, si è visto avere un impatto positivo sulle capacità linguistiche e cognitive del bambino negli anni seguenti. Questo è un lavoro fatto in uno studio appunto Treviso Longeva, poi vedremo di cosa si tratta, in cui abbiamo visto come non solo l'attività fisica e la socializzazione, ma la lettura è associata a migliori prestazioni cognitive. Nel 1998 in Italia per la prima volta sono comparse le tavole provinciali di mortalità. Prima il dato di mortalità era sommerso a livello regionale. Nel 1998 si è visto che la provincia di Treviso era la prima in Italia per aspettativa di vita alla nascita per il genere femminile. Lo vedete in questo diagramma dell'Istat di allora, e invece i maschi comunque superavano la media nazionale. Per cui allora abbiamo pensato che poteva essere un caso. Però andando a verificare lo stesso dato nel sito dell'Istat negli anni successivi, il dato non solo era confermato, ma addirittura era corroborato, irrobustito sempre di più. Questa aspettativa di vita alla nascita aumentava sempre di più, come potete vedere. Da qui, vedete anche dal punto di vista grafico, quello per i maschi è sostanzialmente sovrapponibile. Quindi a questo punto c'è nata la voglia di fare uno studio longitudinale su 700 anziani ultrasettantenni nel 2002 residenti nel comune di Treviso. E li stiamo seguendo tuttora. Chiaramente la stragrande maggioranza non ci sono più, però noi li seguiamo con i dati di mortalità e abbiamo fatto un primo baseline nel 2003, poi un primo follow-up nel 2010 e un secondo follow-up nel 2013 con accessi a domicilio, prelievo di sangue anche per studi di carattere genetico, una visita medica e dei test neuropsicologici, più esami anche del sangue generici. Questo è un altro, diciamo, articolazione di quello studio dove abbiamo studiato i determinanti della disabilità. La disabilità è una situazione in cui la persona non è più autonoma e ci sono delle scale per misurarla. E noi abbiamo visto, questa è la multivariata finale, come l'abitudine a leggere rispetto a non leggere, vedete, è altamente correlata con le attività strumentali del vivere quotidiano. Quelle strumentali sono quelle un po' più complesse, e cioè utilizzare i mezzi pubblici, usare il telefono, fare la spesa, avere contezza del denaro, ecco queste cose qua. Il 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, anche quest'anno a Treviso abbiamo fatto un convegno
che abbiamo dedicato tutto alla prevenzione. E nell'ambito delle varie relazioni ce n'è una, vedete, che è dedicata proprio alla lettura. Nel 2014 l'Italia si è fornita per la prima volta di un piano demenze, un piano nazionale. E per la prima volta si è parlato ufficialmente di prevenzione del decadimento cognitivo. Il piano demenze ha individuato 7 fattori di rischio per l'accadimento del deficit cognitivo. E vedete sono il diabete, l'ipertensione, l'obesità, il fumo, la depressione, la bassa scolarità e l'inattività fisica. Sapete che esiste questa importante rivista medica internazionale, Lancet. C'è una commissione la quale produce ogni 2 o 3 anni delle importanti monografie appunto a tema. Nel 2017 ha prodotto una monografia sulla prevenzione della demenza e quindi sui fattori di rischio e ne ha identificati tutti quelli colorati sono i fattori di rischio, evitando i quali si potrebbe ridurre il rischio di ammalare di demenza addirittura del 40%. Poi vedete nella parte iniziale come la bassa educazione, bassa scolarità sia un fattore di rischio che pesa per il 7%. E chiaramente la bassa scolarità è una approssimazione importante del leggere poco, perché se poco si studia, poco si è invogliati poi alla lettura. È una specie di circolo vizioso. Nel 2011, nell'ospedale di Treviso, abbiamo iniziato a rivolgerci a pazienti con decadimento cognitivo lieve, usando 4 pilastri di intervento che vedete qui raffigurati: la lettura, l'attività fisica, una dieta mediterranea e le relazioni sociali. Cosa vuol dire decadimento cognitivo lieve? Gli anglosassoni parlano di mild cognitive impairment, a significare una minore brillantezza cognitiva in presenza di una comunque totale autonomia nelle attività del vivere quotidiano. Quindi sono persone indistinguibili nella vita di tutti i giorni e si riescono a individuare solo attraverso delle batterie testistiche neuropsicologiche. Queste persone noi le vediamo perché loro si rendono conto di essere meno brillanti dal punto di vista cognitivo, quindi di dimenticarsi un po' più spesso e quindi si preoccupano e vengono al centro per i disturbi cognitivi per una testistica e certe volte possiamo anche dire loro che non hanno nulla di patologico. Questo è un articolo importante perché nel 2013 il gruppo di colleghi di Tolosa ha pubblicato la Cognitive Frailty, una fragilità cognitiva. Per essere fragili cognitivamente bisognava essere fragili, poi vedremo gli strumenti che ci sono per definirlo, ma avere anche una situazione di MCI, quindi di decadimento cognitivo lieve. La cosa importante è che agendo sui fattori di rischio si può invertire la tendenza, cioè da MCI, che è una situazione intermedia tra la normalità e la patologia, quindi la demenza, si può anche tornare a uno stato di normalità. Questo perché nella miscellanea degli MCI non ci sono solo patologie neurodegenerative che si appaleseranno in modo fenotipico, quindi con i sintomi negli anni successivi, ma esiste anche una buona fetta di persone le quali sono meno brillanti dal punto di vista cognitivo perché sono depresse, perché non hanno relazioni sociali, vivono da sole e non hanno attività fisica sufficiente e tutto questo crea una situazione di minore brillantezza cognitiva. Pensate all'isolamento anche neurosensoriale, persone che ci vedono poco e che ci sentono poco.
È stato calcolato che con interventi ad hoc su questi fattori di rischio, fino al 40% di queste persone possono tornare a una situazione che noi definiamo normalità, cioè quella situazione maggiormente rappresentata che sta al centro di una curva gaussiana. Nel 2016, insieme all'Istituto Superiore di Sanità italiano, abbiamo pubblicato questo piano d'azione, questa proposta d'azione, che si componeva proprio di una proposta di attività fisica strutturata e di lettura strutturata. In pratica abbiamo costruito dei gruppi di cammino e di lettura. I gruppi di cammino si riuniscono 2 volte alla settimana per 1 ora, in palestra e se il tempo è bello anche all'aperto con camminate veloci, anche usando i bastoncini come vedete nella figura, e c'è sempre un personal trainer, quindi un laureato in scienze motorie che li segue. La lettura avviene invece 2 volte al mese, sempre per 1 ora, o prima o dopo l'incontro della ginnastica. C'è sempre un conduttore e vediamo nel dettaglio. Allora, abbiamo un'associazione sportiva dilettantistica per i gruppi di cammino e abbiamo la collaborazione di un'associazione di volontariato, Sella Luna, che sono tutti ex insegnanti, che dedicano gratuitamente il loro tempo libero, parte di esso, per la lettura a queste persone anziane, molte delle quali non hanno appunto mai letto un libro, come si è detto. E diciamo che il modello di intervento è questo: scelta e acquisto dei libri, c'è una partecipazione alla spesa, ci sono dei brani che vengono letti dal conduttore e dopo, per velocizzare, alcune parti magari meno interessanti vengono riassunte. Ci sono 2 lettori per ogni incontro, anche per alternarsi, e in genere un libro viene letto in 1 mese e mezzo. C'è anche un ritorno in senso di partecipazione, quindi l'associazione di volontariato ci dice chi era presente e quando, e si raccoglie anche un questionario di gradimento, insomma, del libro letto. I criteri di scelta di questi libri quali sono? Una trama semplice, volumi non eccessivamente corposi, autori preferenzialmente italiani, e questa è stata la chiave di volta che ha permesso il decollo dell'iniziativa, dei libri che parlassero di cose conosciute dai lettori a cui lo proponevamo, e cioè storie, leggende, storie della terra dove queste persone vivono, storie della Prima Guerra Mondiale. Questi sono alcune slide dove ci sono alcuni dei libri che sono stati proposti e letto, e la grande sfida è stata quella di far leggere a 80 anni persone che i libri non li avevano mai nemmeno toccati. Questa è una sfida, era quasi una sfida impossibile. Siamo riusciti a farcela proprio quando abbiamo detto: guardate che leggiamo un libro che parla anche di voi, di quello che i vostri nonni vi raccontavano, i vostri genitori vi raccontavano quando eravate piccoli, le leggende e le fiabe che avete ascoltato da bambini. Questi sono i libri che vi proponiamo, e quello è stato la chiave di volta che ci ha permesso di avere successo in questa iniziativa. Poi, nel periodo Covid, un periodo difficile per tutti, abbiamo creato un gruppo WhatsApp e ogni domenica una poesia veniva spedita e condivisa attraverso il gruppo. Poesia anche piccola, ma era comunque un segnale per dire: il gruppo di lettura c'è, non ci vediamo, leggete questa poesia e poi ci date un ritorno. I libri venivano consegnati a casa e veniva data anche una scheda
di come leggerli, di cosa osservare. Quindi è anche una scheda interpretativa di conduzione nella lettura. I libri letti quest'anno, a tutt'oggi, vedete, sono quei 6 che sono in alto a destra nella slide. L'ambiente è molto confortevole, questo è un locale della palestra. Non solo lettura. Questi gruppi, incontrandosi e facendo amicizia, si frequentano anche fuori e quindi c'è l'effetto della socializzazione. In genere c'è la pausa estiva e prima della pausa estiva ci sono degli incontri come quelli che avete visto anche a carattere, diciamo, conviviale e cerchiamo di proporre sempre dei cibi che siano a chilometro zero e di stagione e sempre nell'ambito di una dieta mediterranea. Questo è il pieghevole realizzato per veicolare l'iniziativa. Nel 2013 abbiamo vinto un finanziamento ministeriale nell'ambito della prevenzione delle malattie croniche e adesso veniamo al concetto di fragilità. Allora, di fragilità se ne parla tanto, desidero sottolineare il fatto che in ambito medico esistono degli strumenti, dei questionari che permettono di calcolarla e quindi dare un'informazione quantificata, ok, e non soltanto descrittiva, e quindi se descrittiva solo opinabile. Questa è la definizione che va per la maggiore di Morley, che è un geriatra americano, e dice che è una sindrome, quindi un insieme di sintomi che hanno cause varie e che consiste nella diminuzione della forza, anche muscolare, nella ridotta resistenza, nella facile affaticabilità e complessivamente espone l'individuo a una maggiore vulnerabilità agli agenti stressanti, esogeni o anche interni all'organismo. E questo lo aumenta il rischio di sviluppare, perdere autonomia, malattie e perfino la morte. Quindi è una cosa seria questa fragilità. Questo è il primo strumento che è stato pubblicato da Linda Fried nel 2001 nell'ambito di uno studio cardiovascolare e voi vedete che ci sono 5 criteri: la perdita di peso involontaria, la sarcopenia, la debolezza, la facile affaticabilità nello svolgimento di un compito, la lentezza e una bassa attività fisica. Il tallone d'Achille di questo studio, di questo strumento, scusate, è che bisogna fare dei calcoli. Bisogna usare un dinamometro per misurare la forza nella stretta della mano e bisogna misurare la velocità del cammino e bisogna anche andare a calcolare calorie spese nella settimana precedente. Ce ne sono molti altri, c'è quello di Rockwood che abbiamo usato anche noi, e Multiprognostic Index, però tutti questi strumenti sono time consuming, cioè richiedono tempo e quindi mal si adattano a una valutazione di screening in un ambiente clinico. Mentre invece, sempre Morley, nell'ambito dell'Associazione Internazionale di Nutrizione e Invecchiamento, ha pubblicato questo strumento che è estremamente semplice, tempo di somministrazione 1 minuto, e che indaga gli stessi item. E quindi abbiamo l'affaticamento, la resistenza, l'attività aerobica, cioè la capacità di camminare speditamente attraverso un isolato senza avere difficoltà, il numero delle malattie presenti e la perdita di peso involontaria. Le uscite sono robusto, prefragile o fragile. Morley aveva concepito questo strumento Frail insieme al gruppo dei colleghi di Tolosa, di cui vi ho parlato prima, e io ho trascorso del tempo a Tolosa
insieme a questi colleghi e ho appreso di uno strumento ulteriore che loro avevano realizzato mettendo insieme il meglio dei vari tools che vi ho mostrato prima. Quindi vedete come c'è la perdita di peso involontaria, la facile affaticabilità, la difficoltà nel portare a termine speditamente un compito, e il numero delle malattie e il grado di attività fisica. L'interpretazione, non vado nei dettagli, ma è estremamente semplice, in base alle risposte che vengono raccolte, e le uscite sono prefragile, robusto o fragile. I punti di forza di questo questionario è che è semplice, di rapida somministrazione, meno di 1 minuto, non necessita di strumenti o di calcoli particolari. Ed ecco quindi lo studio che noi abbiamo fatto. Perché? Perché gli stessi partecipanti a questi gruppi di cammino e di lettura e le stesse 2 associazioni che li conducevano ci hanno chiesto: ma se sostenete che queste attività che noi portiamo avanti insieme a voi facciano bene, possiamo misurarlo, possiamo verificarlo, ne saremo molto contenti. E allora noi abbiamo creato questo studio, comitato etico e dell'azienda sanitaria, e abbiamo osservato per 12 mesi ciascuno di questi partecipanti attraverso la somministrazione di 4 batterie neuropsicologiche, compreso il questionario sulla fragilità che vi ho mostrato poco fa, al tempo 0, dopo 3 mesi, dopo 6 e dopo 1 anno. Abbiamo concepito un gruppo di attivi, cioè coloro che hanno accolto le nostre proposte di attività fisica e di lettura, e un gruppo di controllo di coloro che non partecipavano, non perché non volessero, ma soprattutto per distanza abitativa o carenza di mezzi di trasporto. Questa tabella, non impressionatevi, è semplicemente per farvi vedere che le 2 popolazioni hanno caratteristiche del tutto paragonabili, quindi sono confrontabili nell'ambito di uno studio. Allora, voi vedete nei 2 diagrammi in alto che la fragilità, cioè la percentuale di fragili nel gruppo di controllo, aumenta dopo 1 anno e si riduce leggermente la quantità di fragili nel gruppo degli attivi. L'effetto complessivo finale è una differenza statisticamente significativa della percentuale dei fragili tra i controlli, che ne hanno di più, e gli attivi. Ci siamo domandati quali variabili condizionano la variabile dipendente essere fragili dopo 1 anno. Cioè, chi è fragile dopo 1 anno? Perché è fragile? Quali sono i fattori che hanno determinato questa fragilità? E voi vedete dalle odd ratio, che praticamente grossolanamente sono delle quantificazioni di rischi, la scolarità ha un effetto protettivo circa lo sviluppo della fragilità. Il gruppo dei controlli ha un rischio doppio di risultare fragili dopo 1 anno rispetto a quello degli attivi, e la scrittura NP-F per G vuol dire Neuropsychiatric Inventory, cioè una scala per misurare il grado di disturbi comportamentali che un paziente ha, che una persona ha, considerando la frequenza degli stessi e moltiplicandola per la gravità. Quindi più alto è il punteggio, più la persona mostra dei disturbi comportamentali, che sono, diciamo, un fattore estremamente difficile da trattare dal punto di vista della famiglia, ma anche dal punto di vista del medico. Quindi per ogni aumento di 1 punto in questa scala che misura i disturbi del comportamento, aumenta il rischio di fragilità del 4%. Abbiamo studiato una funzione che abbiamo chiamato
di miglioramento. Miglioro se passo da fragile a prefragile o da prefragile a non fragile, cioè robusto. E voi vedete in pratica che abbiamo l'appartenenza del gruppo degli attivi rispetto all'appartenenza del gruppo del controllo ha una probabilità di migliorare di 3 volte tanto. Abbiamo studiato anche la funzione inversa, cioè quella del peggioramento, quindi peggioro se passo da robusto a prefragile, da prefragile a fragile, e qui le variabili esplicative sono più di una. Voi vedete che l'età, il punteggio vascolare, che cos'è il punteggio vascolare? È un'analisi quantitativa delle lesioni vascolari, quindi infarti, microinfarti, lacune, patologia dei piccoli vasi, che viene chiamata leucoraiosi. Tutto questo si può tradurre con un algoritmo in un numero che va da 0 a 6. 0 vuol dire assenza di lesioni vascolari cerebrali, 6 vuol dire cospicuo danno vascolare cerebrale. Quindi l'età, il punteggio vascolare e ancora l'impatto, l'insieme dei disturbi del comportamento sono fattori di rischio per peggiorare, quindi per diventare fragili. Mentre invece la scolarità è un fattore protettivo. Anche qui richiamo il fatto che un'alta scolarità è una buona approssimazione anche dell'attitudine a leggere. Questa semplice immagine riassume le 2 slide precedenti. Miglioro se appartengo al gruppo degli attivi, cioè se partecipano a queste iniziative, peggioro in funzione dell'età, del danno vascolare che ho e di quanto, diciamo, ho disturbi del comportamento. L'ultima slide complessa, non so quanto tempo mi rimane, 2 minuti, perfetto, ci sto dentro benissimo. Ci siamo anche domandati cosa accade, cos'è accaduto all'interno dell'anno di osservazione. E quindi abbiamo fatto questa analisi multivariata dove voi potete vedere dove l'età, l'appartenere al genere femminile rispetto a quello maschile e l'appartenere al gruppo di controllo sono tutti dei fattori di rischio per sviluppare la fragilità nell'anno di osservazione. Lo sviluppo della fragilità nell'anno di osservazione, soprattutto nei controlli, non avviene però in modo lineare, uniforme, ma c'è un incremento alla fine dell'anno di osservazione rispetto al terzo mese. Okay? C'è un flesso nell'andamento della curva. Conclusioni: questo studio è uno studio dove abbiamo calcolato il benessere che la lettura, sia pure insieme all'attività fisica, fa alle persone nel ridurre il rischio della fragilità. La fragilità è una situazione intermedia tra la normalità e la disabilità che è irreversibile, e quindi la fragilità può, come l'MCI, tornare indietro, cioè ritornare a una situazione di normalità. Questo studio ha avuto anche un riconoscimento nell'ambito del provinciale per le buone iniziative in funzione della healthy aging. L'abbiamo pubblicato su JAD, che è una rivista molto diffusa in campo dementologico. Ovviamente tutto quello che vi ho presentato non avrebbe potuto esistere senza i miei collaboratori, senza le 2 associazioni di volontariato che seguono i gruppi di cammino e di lettura, senza il Dipartimento di Prevenzione col quale siamo partiti
ormai una dozzina di anni fa, e grazie anche al Gemelli di Roma con cui abbiamo stretto su questi aspetti una collaborazione. E con quest'ultima diapositiva che indirizza dove si trovano le mura messapiche, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, ringraziamo il professor Gallucci per questa eccellente relazione che ha spaziato aspetti dotti, archeologia, fino a poi alla pratica clinica, questi importanti aspetti che vengono sempre più studiati, e avete visto che è possibile prevenire questo decadimento se noi agiamo in un certo modo. Adesso è il momento dell'intermezzo letterario, che acquista oggi un significato ulteriore, non solo come momento di diletto, ma anche come valenza terapeutica. Abbiamo visto che l'ascolto della letteratura ha dei benefici, e quindi ho il piacere di chiamare un'attrice brillante e in grande crescita professionale e anche di fama, che è Camilla Semino Favro, che invito al podio, che ci leggerà un brano si chiama Scrivere dopo, che è tratto dall'opera Diario d'un dolore di Clive Staples Lewis, che è uno scrittore che credo molti di voi conoscano. Era uno dei padri della narrativa fantasy, molto noto per Lettere di Berlicche e il ciclo dei 7 libri Le Cronache di Narnia, che è una delle opere letterarie più famose, di grande più successo dello secolo scorso. Ha venduto circa 100 milioni di copie in tutto il mondo. Qui invece questo autore è proprio nell'ultimissima fase della sua vita, affronta un argomento del tutto diverso e parla appunto dell'impatto che la morte della moglie ebbe sulla sua vita, e quindi è veramente molto particolare, molto toccante. Prego. Quando ho riletto queste note per la prima volta, ne sono rimasto sbigottito. Da come parlo, chiunque penserebbe che la morte di mia moglie conti soprattutto per l'effetto che ha avuto su di me. Il suo punto di vista sembra del tutto scomparso. Eppure io penso a lei quasi sempre. Penso alle cose che erano lei, le sue parole, gli sguardi, le risate, le azioni. Eppure, certo, è vero, chi le seleziona e le mette insieme è la mia mente. Non è passato neanche un mese dalla sua morte e già avverto il lento e insidioso inizio di un processo che renderà la donna a cui penso una persona sempre più immaginaria. Scrivendo mi baserò sui fatti, non v'è dubbio, non aggiungerò, così spero almeno, nulla di inventato. Ma non esiste più alcuna realtà a frenarmi, ad arrestarmi di netto, come faceva mia moglie per davvero in modi tanto inaspettati. E così temo che la composizione possa diventare inevitabilmente sempre più cosa mia. In fondo, il dono più prezioso che ho avuto dal matrimonio è stato un continuo impatto con qualcosa di molto vicino e intimo, ma tuttavia sempre e inconfondibilmente altro, resistente, in una parola, reale. Dunque, tutta quest'opera dovrà andare distrutta? Ciò che io continuerò a chiamare con il suo nome è destinato a ricadere orribilmente nella fumosità delle mie vecchie fantasticherie di scapolo? Il dubbio mi tormenta, non mi lascia dormire, mi perseguita. Penso a volte, mia cara, torna per un momento solo a scacciare questo meschino fantasma. Com'è trito e ipocrita dire sarà sempre viva nel mio ricordo. Viva, ma è proprio quello che non sarà mai più.
Tanto varrebbe credere, come gli antichi egizi, che si possono trattenere i morti imbalsamandoli. Riusciremo mai a persuaderci che se ne sono andati? Che cosa resta? Un cadavere? Un ricordo? Un fantasma? Parodie o magari orrori, 3 modi in più per dire morto. Era lei che amavo. Come potrei pensare di innamorarmi del suo ricordo, di un'immagine creata dalla mia mente? Si tratterebbe di una specie di incesto. Ciò nonostante, devo ammettere che oramai i momenti in cui non penso a lei sono forse i peggiori, perché allora, anche se ne ho dimenticato la ragione, tutto è velato da una vaga sensazione di errore, di difetto, come in quei sogni dove non accade nulla di spaventoso, nulla che valga la pena raccontare il mattino dopo a colazione, ma in cui l'atmosfera e le cose sanno di morte. Così ora. Vedo le bacche del sorbo che stanno volgendo al rosso e per un attimo, non so perché, proprio queste bacche debbano mettermi addosso tanta tristezza. Sento suonare una pendola e il suono non ha più quel qualcosa di sempre. E domando a me stesso, ma che cos'ha il mondo? Perché è diventato così piatto, così meschino e consunto? E poi ricordo tutto. Questa è una delle cose che mi fanno paura. Lo strazio, i momenti di follia notturna passeranno un po' alla volta, com'è nell'ordine della natura. Ma che verrà dopo? Solo questa apatia, questa mortale piattezza? Arriverà il momento in cui non mi chiederò più che cosa ha trasformato il mondo in un vicolo grigio, perché troverò normale il suo squallore? Il dolore si acqueta dunque in una noia soffusa di una vaga nausea? Il dolore, sì. Nessuno mi aveva detto che il dolore assomiglia tanto alla paura. Non che io abbia paura, la somiglianza è fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli. Altre volte è come un'ubriacatura leggera o come quando si batte la testa e ci si sente rintronati. Tra me e il mondo c'è una sorta di coltre invisibile. Fatico a capire il senso di quello che mi dicono gli altri. O forse fatico a trovare la voglia di capire. È così poco interessante. E poi ci sono attimi del tutto inattesi, in cui qualcosa dentro di me cerca di rassicurarmi che soffro, sì, ma non così intollerabilmente. Ma nella vita di un uomo l'amore non è tutto. Ero già felice prima di conoscere mia moglie. Ho parecchie risorse, come si dice. Queste cose sono cose che tutti superano, ma sì, me la caverò. Ci si vergogna di ascoltare questa voce. Ma per un po' gli argomenti sembrano persuasivi. E poi d'un tratto la stilettata rovente di un ricordo e tutto quel buonsenso svanisce come una formica nella bocca di una fornace. Per reazione si passa all'emotività e alle lacrime, al patetismo lacrimoso. Preferisco quasi i momenti di angoscia, almeno sono puliti e onesti, mentre il bagno di autocommiserazione, il crogiolarsi nella sofferenza, l'orrida e appiccicosa voluttà del pianto. Che disgusto. Ma che genere di amante sono, se in cima ai miei pensieri, molto prima di lei, metto la mia afflizione? Anche quel folle grido, ritorna! Io l'ho lanciato pensando a me. Non mi è mai venuto in mente di chiedermi se un tale ritorno, ammettendo che fosse possibile, sarebbe un bene per lei. Io la rivoglio come ingrediente della restituzione del mio passato.
ma potevo augurarle qualcosa di peggio. Tornare indietro dopo aver conosciuto la morte e in un momento futuro dover ricominciare da capo a morire. Comincio a capire. Il mio amore per lei era assai simile per qualità alla mia fede in Dio, ma non voglio esagerare. Se nella fede ci fosse solo immaginazione o nell'amore solo egoismo, questo lo sa Dio, io no. Ma che importa come evolve questo mio dolore o quel che io ne faccio? Che importa come la ricordo o se la ricordo? Nessuna di queste alternative allevierà o accrescerà i suoi tormenti passati. I suoi tormenti passati. Come so che sono tutti passati? Io non ho mai creduto, mi è sempre parso sommamente improbabile che un'anima, ma anche la più fedele, possa attingere d'un balzo la perfezione e la pace non appena cessato il rantolo della morte. Cominciare a crederlo ora sarebbe un'illusione doppiamente assurda. Mia moglie era un essere meraviglioso, un'anima dritta, scintillante e temprata come una spada. Ma non era una santa perfetta, era una peccatrice sposata a un peccatore. 2 pazienti di Dio non ancora guariti. So che non ci sono solo lacrime da asciugare, ma anche macchie da grattare via. Ho deciso che questo sarà il limite delle mie annotazioni. Non intendo cominciare a comprare quaderni apposta. Come argine al crollo totale, come valvola di sicurezza, questa cronaca è stata di qualche aiuto. Quanto all'altro fine che avevo in mente, ho scoperto che poggiava su un equivoco. Avevo pensato di poter descrivere uno stato, di fare una mappa dell'afflizione, e invece ho scoperto che l'afflizione non è uno stato, bensì un processo. Non le serve una mappa, ma una storia. E se non smetto di scrivere questa storia in un punto del tutto arbitrario, non vedo per quale motivo dovrei mai smettere. Ogni giorno c'è qualche novità da registrare. Il dolore di un lutto è come una lunga valle, una valle tortuosa dove qualsiasi curva può rivelare un paesaggio affatto nuovo. E come ho già notato, ciò non accade con tutte le curve. A volte la sorpresa è di segno opposto. Ti trovi di fronte lo stesso paesaggio che pensavi di esserti lasciato alle spalle chilometri prima. È allora che ti chiedi se per caso la valle non sia una trincea circolare. Ma no. Ci sono, è vero, ritorni parziali, ma la sequenza non si ripete. Hai mai saputo, cara, quanto ti sei portata via andandotene? Mi hai spogliato anche del mio passato, anche delle cose che non abbiamo mai conosciuto insieme. Io sbagliavo a dire che il moncone si stava riprendendo dal dolore dell'amputazione. Mi ingannavo, perché i suoi modi di far soffrire sono così numerosi che io li vado scoprendo soltanto a uno. Ma quante volte, sarà per sempre, dovrò contemplare sbigottito questo vuoto immenso, come se lo vedessi per la prima volta? Quante volte dovrò dire: solo adesso capisco ciò che ho perduto. La gamba viene amputata 1, 10, 100 volte e sempre uguale ritorna il primo morso del coltello nella carne. Dicono, il codardo muore molte volte, anche la persona amata. L'aquila di Prometeo non trovava a ogni pasto un fegato nuovo da straziare. Si pensa spesso che i morti ci vedano e noi assumiamo, ragionevolmente o no, che se è davvero così, essi ci vedono più chiaramente di prima. E così sia.
Guarda fino in fondo, cara. Non mi nasconderei nemmeno se potessi. Noi non ci siamo idealizzati l'un l'altro, abbiamo cercato di non avere segreti fra noi. Tu già conoscevi gran parte delle mie zone guaste e se ora vedi di peggio, posso sopportarlo. E anche tu rimprovera, spiega, canzona, perdona, perché questo è uno dei miracoli dell'amore, che esso dà a entrambi, ma forse soprattutto alla donna, la capacità di vedere al di là dei suoi incantamenti, ma senza che l'incanto scompaia. Quando la fine fu vicina, le dissi: se puoi, se è permesso, vieni da me quando sarò anch'io sul letto di morte. Se è permesso, rispose. Il cielo avrebbe un bel da fare a trattenermi, quanto all'inferno lo ridurrei in briciole. Sapeva di usare una sorta di linguaggio mitologico, con una nota di arguzia, perfino. Negli occhi, insieme alle lacrime, le brillava una risata. Ma non c'erano miti o scherzi nel lampo della volontà, più profonda di qualsiasi sentimento. Tuttavia, l'esser giunto a fraintendere un po' meno totalmente che cosa potrebbe essere una pura intelligenza non deve farmi sporgere troppo in là. C'è anche, qualunque ne sia il significato, la resurrezione della carne. Non possiamo capire. Il meglio è, forse, ciò che meno comprendiamo. Non si disputava un tempo per stabilire se la visione finale di Dio fosse soprattutto un atto di intelligenza oppure di amore? È probabilmente una delle tante domande senza senso. E che malvagità sarebbe se ne avessimo il potere richiamare in vita i morti. E alla fine, solo alla fine, al cappellano mia moglie disse: sono in pace con Dio. E sorrise, ma non a me. Poi si tornò all'eterna fontana. Ringraziamo Camilla Semino Favro per questa bella lettura. I temi sono sempre un po' così, ovviamente un po' inquietanti, ma credo che siano dei temi così universali che facciano bene. Tra l'altro questa lettura è una bellissima promo del prossimo incontro che sarà dedicato alla scrittura espressiva, perché in fondo da quello che ci ha letto si capisce che questo autore scrive per avere un sollievo, cioè la scrittura come strumento terapeutico su se stessi. Ne sentiremo parlare. Ora torniamo in ambito scientifico e ho il piacere di chiamare il professor Antonio Margaroli come discussant. Due parole di presentazione. È uno psichiatra che si è laureato e specializzato alla Statale di Milano, ha svolto il postdottorato a Milano prima e poi alla Stanford University negli Stati Uniti nel Dipartimento di Cellular and Molecular Physiology. Dal 1993 dirige l'unità di ricerca in neurobiologia dell'apprendimento nella divisione di neuroscienza dell'Istituto Scientifico San Raffaele ed è professore ordinario di fisiologia presso la stessa università dal 2000. Dal 2016 insegna qui all'Università della Svizzera Italiana
psicologia cognitiva presso il master di psicologia di questa università. Ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali che non ho il tempo di elencare, e è stato anche eletto membro dell'EMBO già nel 2000, che è una prestigiosa organizzazione scientifica. Professor Margaroli, a lei lo stage. Grazie a tutti, grazie per essere qui, grazie a Enzo Grossi per il gentilissimo invito. Allora, il mio compito non è semplice perché devo discutere quello di cui abbiamo parlato all'inizio, il professor Gallucci ci ha raccontato. Il titolo, devo dire, è un po' riduttivo perché lui essenzialmente mette il focus sulla lettura, sull'importanza della lettura. Però da quello che ci ha presentato si vede chiaramente che, secondo me, un ruolo non secondario è quello del lavoro di gruppo, della relazione. Queste persone leggono un libro, è un po' come succede per noi psichiatri, si ritrovano in un gruppo e raccontano, ovviamente nei gruppi di psicoterapia, di psicoanalisi si parla di sogni, nel caso di questi pazienti invece ci si racconta di libri, di quello che si è letto, e sicuramente la relazione è molto importante, no? Noi non siamo individui, persone indivisibili, no? Entità uniche, siamo persone, giusto? Quindi le persone vivono di relazione, vivono di amicizie, vivono di scambi culturali, di socialità, no? E quindi secondo me ci sono questi due aspetti che sono molto interessanti che volevo sviluppare nella mia presentazione. Uno di questi aspetti è, come dire, l'esercizio cognitivo di leggere, memorizzare, cercare di capire cosa dice un libro, no? Grossi ci faceva vedere che il 50% delle persone non leggono neanche un libro, pazzesco, no? A me è successo tantissime volte di comprare un libro e dopo 2 pagine lasciarlo lì. Quindi evidentemente Gallucci ha trovato un modo per spingere, per motivare, no? per incuriosire queste persone e far leggere loro un libro. Non è una cosa semplice, non è una cosa da poco. Però insomma, ripeto, l'aspetto che mi interessava discutere con voi era duplice. Quindi da un certo punto di vista che cosa fa l'esercizio fisico e quali sono le regole che lo controllano e che permettono all'esercizio di rinforzare il cervello, no? Di mantenerlo, di svilupparlo, no? Un po' come se fosse un orto pieno di fiori e di frutti e quindi cercare di farlo crescere. Però dall'altro c'è questo aspetto della relazione, questo aspetto delle emozioni che vengono fuori quando si raccontano le cose ad altre persone e queste persone sorridono oppure ci criticano, quindi questo aspetto emotivo, no? Quindi come si combinano queste due cose? Da quello che ci ha fatto vedere il professor Gallucci, diciamo il suo metodo è molto efficace perché poi alla fine le persone ne hanno dei benefici che lui ha dimostrato. Quindi io volevo cercare di dare, come dire, una base scientifica a questo tipo di lavoro che lui svolge. Molto interessante, secondo me, quella pietra pugliese che lui ci ha fatto vedere, dove c'era questa spina di pesce e dove questi antichi facevano delle righe come delle frecce sembravano quasi, no? Come se anno dopo anno si segnasse un andamento temporale, no? Tutti noi siamo su questa specie di spina di pesce, quindi il problema delle persone che non leggono i libri è che manca la motivazione, manca il desiderio, no? Quindi si va in avanti se c'è una motivazione, se c'è un desiderio. E quindi da questo punto di vista le emozioni sono molto importanti. D'altra parte le persone non leggono perché spesso guardano indietro, dove ci sono le memorie. Per esempio Camilla ci ha letto questo bellissimo testo dove se uno rimane troppo vincolato alle memorie del passato tende a deprimersi. Questo è il rimuginio depressivo, no? Se io sono depresso penso al passato, non penso al futuro, non vado in avanti. Quindi da questo punto di vista secondo me invecchiare in fondo è una decisione. Se non ho la motivazione, se non ho il desiderio di andare in avanti, mi lego al passato e finisco veramente per invecchiare. E quindi questa decisione di non invecchiare dipende moltissimo dal crearsi delle motivazioni, quindi oggi abbiamo sentito un approccio molto interessante che cerca di creare queste motivazioni nelle persone. Allora,
fondamentalmente cercando di mettere insieme questi due mondi, il mondo delle emozioni e il mondo delle cose cognitive, del lavoro, dell'esercizio. Forse con un mouse riesco a... Quindi fondamentalmente quello che volevo dirvi è: se la lettura rinforza le nostre capacità cognitive, e questo succede anche in tarda età. Io mi ricordo che quando studiavo medicina, il professore di anatomia, vi parlo degli anni 70, fine anni 70, diceva che tutti noi nascevamo con un sacco di neuroni e poi gradualmente questi neuroni scomparivano. Oggi noi sappiamo che non è vero. Se uno sta bene, anche a 80 anni, 90 anni, più o meno i neuroni sono stabili. È vero che si nasce con più neuroni, però questi neuroni poi vengono eliminati, quelli inutili, però poi il numero rimane costante per tantissimi anni. Quindi sicuramente il cervello è in grado di modificarsi anche in tarda età, rimane plastico. Ma che cos'è questa plasticità? Cosa vuol dire essere plastici, essere flessibili dal punto di vista di un cervello? E poi la seconda cosa a cui forse il professor Gallucci ha in parte risposto: il cervello è fatto di tantissime parti. Secondo me leggere vuol dire attivarne alcune. Il professor Gallucci invece sosteneva che l'attivazione è più generale, più generalizzata di quello che si pensi, però comunque se uno pensa alle aree uditive, all'area della parola, all'immaginazione, alla fine non è che attiviamo veramente tutto il cervello, però la lettura evidentemente ha un effetto pervasivo, tutto il cervello viene modificato. Com'è possibile questa pervasività pur attivando poche aree? Questa è una seconda domanda a cui volevo cercare di dare una risposta. Allora, che cos'è la plasticità? Non ho tantissimo tempo, però pensiamo a Camillo Golgi, fine 800, che è il primo uomo che riesce a vedere qualcosa nel cervello. Il cervello è un po' come una medusa, non si vede niente. Lui, giocando con dei colori che venivano un po' dalla fotografia, riesce a sviluppare questo metodo che si chiama metodo di Golgi, che Monica Hall utilizza in maniera meravigliosa per vedere i neuroni, e come vedete dalle sue immagini, a differenza di quello che credeva Monica Hall, purtroppo non c'è un puntatore, però ci sono questi neuroni individuali, questi individui, che si collegano ad altri individui attraverso delle giunzioni che lui non riesce a vedere, però immagina, e un altro soggetto, purtroppo qui, eccolo qua, un altro soggetto che le immagina, queste connessioni, è Sigmund Freud, che anche lui verso la fine dell'Ottocento addirittura crea dei circuiti, disegna delle giunzioni sinaptiche, nessuno le aveva mai viste. Questi due uomini sono incredibili, immaginano delle cose che nessun uomo ha ancora mai visto. Oggi sappiamo ovviamente che queste giunzioni ci sono e sono fatte da due parti. Vedete una parte più in alto, con quelle vescicole tonde, la parte che parla della sinapsi, la parte che libera i neurotrasmettitori, e la parte più sotto, quella che ha quella specie di riga un po' più spessa, e invece la parte che ascolta, la postsinapsi. Quindi le sinapsi sono il punto centrale della comunicazione tra neuroni, e quindi oggi sappiamo che sono il punto centrale della plasticità sinaptica. Se il cervello è flessibile perché queste sinapsi possono cambiare di efficacia, di numero, di forma, possono spostarsi. Quindi il vero elemento plastico sono queste sinapsi. Ne abbiamo un numero enorme, vedete, qualcosa come 10 alla 15, un numero straordinario, però tutto, vedete, coincide con la fusione di queste vescicole tonde che contengono il neurotrasmettitore e che buttano all'esterno queste molecole neurochimiche. Fondamentalmente la sinapsi funziona così. C'è un impulso elettrico nella parte che parla, c'è la liberazione di una molecola chimica, questa molecola chimica induce un'attività elettrica nella parte che ascolta. Quindi se la sinapsi funziona, per esempio leggiamo un libro, le aree che sono coinvolte nella lettura libereranno questo trasmettitore in risposta a questi stimoli elettrici e la sinapsi si attiverà. Ma le sinapsi sono degli interruttori, quindi, come accendere la luce di questa sala, o sono più complessi? In realtà non sono degli interruttori, perché certe volte li schiacciamo e non funzionano.
altre volte li schiacciamo e la luce fioca, altre volte li schiacciamo e la luce è molto intensa. Diciamo, quello che succede, no? Ad esempio Camilla Semino Favaro ci diceva che nell'aspetto della memoria, lei parlava di queste bacche rosse, se non mi ricordo male, che portavano la memoria del marito, la moglie defunta. Ci sono delle associazioni. La sinapsi è una macchina associativa, è in grado di associare, no? Quindi non c'è solo il dito, ma c'è anche l'interruttore. Questo interruttore ascolta, e se l'attivazione della parte presinaptica, quindi del dito, e della parte postsinaptica dell'interruttore coincidono, allora ci sono delle modifiche, allora si attiva la plasticità sinaptica. Quindi, per dirlo più scientificamente, la sinapsi, come vedete, ha due modalità di lavoro, una standard, io cammino, parlo, chiacchiero, e una speciale, dedicata all'apprendimento. In questa condizione la sinapsi si modifica, ripeto, modifica vuol dire diventa più forte, quindi parla a un volume con un volume più alto, cambia la sua anatomia, quindi al posto di una sinapsi ve ne trovate 10, quindi l'idea è questa, però, ripeto, non è un banale interruttore come tutti potrebbero pensare. E il fatto che funzioni, che si accenda, dipende dalla coattivazione, dipende dall'associazione. Dipende dal fatto che le due unità della sinapsi devono essere tutte e due disposte a comunicare, a parlare e ad ascoltare. Questa cosa si chiama teoria di Hebb, è la legge principale della plasticità sinaptica, e questa legge dice: se io sono un neurone e parlo con un altro neurone, vedete i due neuroni più in alto, se io parlo e tu mi ascolti, allora questa sinapsi si modificherà, no? Se invece io parlo e tu non mi ascolti, quindi non ti attivi in risposta al mio stimolo, o viceversa, tu sei in silenzio e io invece sono attivo, allora non succederà niente. Ci deve essere concertazione, ci deve essere associazione tra queste due unità, tra questi due neuroni. E solamente se c'è questa associazione, come dice Hebb, ci sono le modifiche. Quindi la memoria è un meccanismo associativo, e se io creo queste associazioni o le utilizzo oppure le riesco a modificare, io riesco a imparare. Imparare, memorizzare, vuol dire essere bravo ad associare. Questo è un esempio, questa è una trasmissione sinaptica in una popolazione di sinapsi. Come vedete c'è una specie di riga piatta all'inizio e poi io induco coattivazione e questa riga sale. Se l'asse delle Y fosse il volume, questa radio trasmetterebbe, che ne so, a 10 decibel, e dopo quella coattivazione comincia a trasmettere a 50 decibel, 100 decibel, quello che volete. Quindi aumenta proprio il volume di trasmissione. È la stessa sinapsi, prima e dopo, lo stesso numero di sinapsi, perché questa è una popolazione, però il concetto è che diventano più efficaci. E come vedete basta un attimo, no? Perché non ci sono punti intermedi tra il punto nella parte bassa e il punto nella parte alta. Istantaneamente c'è un salto. C'è una transizione. Questa cosa succede anche a livello di singole sinapsi, come abbiamo dimostrato tanti anni fa. Questo riguarda l'attività elettrica. Che cosa possiamo dire però della modifica strutturale? Vi ho detto che le sinapsi possono aumentare. Un po' come succede con le piante. Vedete che la pianta sta crescendo, quindi fa sprouting, gemma, crea nuovi rametti, nuove foglie, eccetera, eccetera, oppure c'è anche il pruning. Io posso anche perdere le foglie, vedete, lì dove non arriva il sole cascano le foglie. No, quelle sono delle sequoie americane, dove non arriva il sole, dove non arriva l'informazione, si perdono le foglie. Allora, fino a pochi anni fa, vedete, la data lì è 1998, si credeva che per fare una sinapsi ci volessero, vedete, quella sfreccia che va verso il basso, ci volessero 15 giorni, 2 settimane. Poi, un anno dopo, o 2 anni dopo, nel 99, Enger e Bonhoeffer mostrano che invece in pochi minuti io posso gemmare delle sinapsi. Quindi in pochi minuti, se io leggo un libro, questo libro mi interessa, creo delle associazioni con quello che sapevo, quello che mi dicono le persone vicino a me, gemmano delle sinapsi. Ripeto, non è istantaneo, ci vogliono qualche decina di minuti, però il cervello si modifica anche anatomicamente, non è solo una cosa funzionale.
Allora, come faccio a mettere insieme queste due parti? Quindi la plasticità è quello di cui ci ha parlato Gallucci, essere in un gruppo, essere insieme a degli amici, chiacchierare, discutere dell'ultimo libro che ho letto, sentire cosa ne pensano gli altri, eccetera, eccetera. Allora, Freud, 1856-39, è noto perché è morto di tumore alla bocca perché fumava il sigaro. Ma perché fumava il sigaro? Fumava il sigaro perché lui si era reso conto che il sigaro aumentava la sua capacità di lavorare. Quindi fumando il sigaro gli venivano delle idee che non gli sarebbero venute senza fumare. Io ovviamente non suggerisco di fumare perché fumare causa i tumori, lo sappiamo tutti, però evidentemente in quello che Freud faceva c'è un principio importante. Questo principio importante si trova in un'evoluzione del modello di Hebb, che si chiama modello di BMC, Bienstock, Morrow and Cooper. Cooper è un premio Nobel per la fisica che dopo aver preso il premio Nobel ha deciso di dedicarsi alle neuroscienze. Lui dice fondamentalmente tutta una serie di cose interessanti, non abbiamo tempo stasera di discuterne, però la cosa importante che vedete è che secondo Hebb fondamentalmente c'era solo un rinforzo delle sinapsi e c'era un andamento lineare. Più io coattivo, più queste sinapsi devono imparare, più sinapsi devono gemmare. Questa cosa è assurda perché tutti noi sappiamo che il cervello è dentro una scatola cranica, non è che può crescere il cranio. Questa cosa non ha senso. Da qualche parte io devo poter cancellare, no? Infatti la plasticità sinaptica, in fondo, la regola principale è la competizione. Se qualcuno vince, qualcuno perde, no? Se io suono il piano, le mani e tutti i meccanismi che mi fanno muovere quelle mani e mi fanno ricordare quello che suono cresceranno, gemmeranno, ma altre cose perderanno sinapsi, no? Cioè le sinapsi sono più o meno costanti, solo che vengono ridistribuite in maniera diversa. Quindi forse giocherò a calcio meno bene o giocherò a tennis meno bene, non lo so, però qualcosa scenderà. Va bene? Allora questa cosa, il modello di BNC la descrive molto bene perché vedete c'è un indebolimento sinaptico per bassa coattivazione, C vuol dire coattivazione come prima, e quindi siamo al di sotto dell'asse delle X. Se superiamo quel punto di intersezione, quella specie di soglia, invece abbiamo un potenziamento. Questo ce lo fa vedere il modello BMC. E poi il modello BMC ci fa vedere che a un certo punto si satura, oltre un certo livello non si può andare. Se io rinforzo una rete sinaptica non è che posso andare all'infinito, come sosteneva Hebb. A un certo punto mi saturerò, arriverò a una specie di tetto massimo. Allora, questa cosa, quella soglia che si muove, torniamo indietro, quella soglia che si muove è molto interessante perché lì noi stiamo parlando di plasticità sinaptica, però stiamo anche dicendo che c'è un punto di soglia che dice se io mi indebolisco o se io mi rinforzo. Allora questa cosa è molto interessante perché è stato visto che questo punto di rinforzo si muove. E questo punto di rinforzo che si muove vuol dire che al di sopra della plasticità sinaptica c'è un fenomeno più complesso che si chiama metaplasticità, no? Che è al di sopra della plasticità, e questo fenomeno regola la plasticità. Infatti questo esempio che voi vedete nel pannello A, se io rinforzo quella connessione sinaptica avrò un segnale elettrico più grosso, no? Però se io attivo quella plasticità dove c'è quella freccia rossa, lo stesso protocollo che prima produceva un grosso aumento della trasmissione sinaptica adesso non lo fa più. Quindi è successo qualcosa di analogo al sigaro di Freud, che può rinforzare o può indebolire. Questa cosa si chiama plasticità. Cioè io questo punto di soglia, θ, lo posso spostare a destra o a sinistra e quindi rendere il sistema più o meno sensibile. Questa cosa, secondo me, spiega quello che ci ha raccontato Gallucci, perché fondamentalmente la plasticità che vorrebbe dire, la metaplasticità che vorrebbe dire la plasticità della plasticità e quindi la regolazione, è prodotta da molecole di neurotrasmissione che, guarda caso, si attivano nelle relazioni sociali, si attivano quando io provo delle emozioni, se mi spavento, se provo gioia, se sono felice. Quello che succede è che alcune di queste molecole aumentano di concentrazione, per esempio la dopamina, la serotonina, l'acetilcolina, la noradrenalina. Se io sono attento, succede qualcosa e mi giro guardo cosa sta succedendo, sicuramente salirà la noradrenalina, questo neurotrasmettitore. Allora se uno guarda dove sono distribuiti questi neurotrasmettitori,
Essenzialmente vede che sono delle reti diffuse, quindi non sono delle segnalazioni puntuali, A che parla con B, ma sono qualcosa di diffuso che colpisce l'intero cervello. Quindi quando si attivano queste reti, tutto il cervello viene influenzato. Queste sono le vie serotoninergiche. Come sapete, la serotonina è una molecola molto importante per l'umore, per il tono dell'umore, no? Quindi per l'affettività. La stessa cosa vale per la noradrenalina, vedete? Una rete diffusa. Un altro esempio sono le vie dopaminergiche. Come vedete ci sono delle vie mesolimbiche e mesocorticali, la cosa sulla destra, praticamente bagnano tutto il cervello. Sono un po' delle sostanze ormonali. Quando io provo un'emozione, tutto il mio cervello viene bagnato da queste molecole che modulano la plasticità, quindi che rendono la plasticità più o meno probabile. Quindi un qualcosa che sta al di sopra. Vi ho portato 2 esempi, per esempio sintomi da carenza di serotonina, ansia, ridotta energia, ridotta autostima, ridotto desiderio sessuale, scarso appetito, scarsa memoria, umore depresso, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa succede se manca la dopamina, mancanza di motivazione, affaticamento, apatia, procrastinazione, ridotta libido, eccetera, eccetera. Sono molto simili perché sono molecole metaplastiche. Non hanno un effetto specifico, hanno un effetto modulatorio su questi fenomeni di plasticità. Allora, perché lo fanno? Perché essenzialmente non sono, anche se su alcuni libri di testo, su alcuni giornali si legge che le sinapsi dopaminergiche, le sinapsi serotoninergiche, non è assolutamente vero. Una sinapsi, come vi ho raccontato, è un qualcosa che fa comunicare 2 neuroni in maniera puntuale. Io mando un messaggio al neurone a valle e lui si accende sulla base del mio stimolo. Questo non è vero per la dopamina, la serotonina e queste altre molecole, perché il loro effetto è un effetto modulatorio. Agiscono su dei recettori che sono presenti sulle sinapsi o sui neuroni e modulano dei secondi messaggeri, quindi non c'è un segnale veloce sinaptico come quello di cui vi ho parlato, ma è più che altro un effetto modulatorio essenzialmente di tutti i neuroni, di tutto il cervello. E quindi certamente leggere da quello che abbiamo sentito è molto importante, ma bisogna che questa lettura evochi delle emozioni, ed è questo di cui ci ha parlato il professor Gallucci, e questa come dire, associazione è molto importante perché promuove la plasticità, agendo sia a livello della plasticità sia a livello della metaplasticità. Vi ringrazio. Bene, adesso è il momento della question and answer time, quindi preparatevi a fare delle domande molto difficili o anche un po' più semplici. Ci sediamo qui insieme. Grazie. Ci sediamo. Spostati, cavaliere. Bene, direi che è stata una serata molto... È stata una serata molto interessante. Vediamo il professor Marino Hurst che ha una domanda subito impellente. Rompere il ghiaccio. Allora, interessantissimo, tutti e 3 sono rimasto commosso dalla lettura, ma non ho domande sulla lettura, ho domande sulle conferenze. Quanto il movimento, quanto la lettura? Quanti passi, per esempio, faceva queste persone e se siete riusciti a scindere i 2 effetti? Perché dal punto di vista sperimentale si potrebbe fare, anche se eticamente sarebbe discutibile adesso. Seconda cosa, è lettura o ascolto? E se l'effetto delle 2 è simile, se ci sono 2 effetti diversi. Dunque, in genere sono consigliati 10.000 passi al giorno. Questo è anche quello che noi suggerivamo negli altri giorni in cui non incontravamo queste persone. Come ho detto, l'attività fisica era modulata anche in funzione del tempo atmosferico,
per cui in periodo invernale col brutto tempo era un'attività ginnica di palestra, mentre invece col bel tempo è preferenzialmente esterna, anche con l'uso dei bastoncini come avete visto, quindi Nordic Walking. E dunque, per semplicità, noi le due proposte le abbiamo tenute combinate. Sono perfettamente d'accordo che si potrebbe anche sdoppiare, e noi le abbiamo tenute combinate per una questione di economia generale, insomma, della proposta e del sistema. Bene, ci sono altre domande? Ecco, circa la lettura, grazie, circa la lettura e l'ascolto, diciamo che il modello proposto era articolato così. La lettura veniva iniziata in modo espressivo da parte di un volontario e quindi c'era l'ascolto da parte dei partecipanti. Dopodiché veniva suggerita la lettura nei 15 giorni successivi a casa, preferenzialmente a voce alta, del capitolo successivo, per esempio. Dopodiché, dopo 15 giorni, tutti si ritrovavano e si confrontavano sul capitolo letto. E quindi era questo un sistema per promuovere il confronto e anche per banalmente obbligarli alla lettura. Quindi da qui veniva fuori poi il parere, se mi è piaciuto, no, mi è piaciuto meno, perché, per quale motivo, quindi la lettura anche come strumento di riflessione, di confronto e di idee tra queste persone. Ok. Abbiamo... Sì, grazie. Partendo dal tema lettura, dove la memoria in qualche modo la confrontiamo con quello che è reale, volevo chiedere al professor Malgaroli, quando dice si decide di invecchiare, quella frase mi ha veramente colpito. È piuttosto faccio esercizio fisico, leggo, o è una questione anche psicologica di atteggiamento verso i ricordi? Ecco, cioè ricordi la vita, il nostro stare nel mondo, grazie. No, certamente non mi riferivo agli aspetti organici, nel senso che se uno invecchia perché ha un problema medico è diverso, però a parità di condizioni fisiche ci sono persone che a un certo punto decidono di ritirarsi da qualunque tipo di attività, e secondo me molto spesso questo succede per una sorta di depressione sottostante che li porta a evitare interazioni di tipo sociale. Questo secondo me porta a invecchiare più precocemente, quindi mette in moto dei meccanismi di invecchiamento. Tenete conto che, forse lo sapete, ma l'attività cerebrale è molto legata al flusso di sangue nel cervello. Ci sono dei meccanismi, c'è un accoppiamento tra attività neurale e flusso vascolare molto importante. Quindi se l'attività cerebrale è ridotta, arriva meno sangue al cervello. Un esempio che sicuramente molti di voi conoscono è quando, per esempio, uno stato di coma dura troppo a lungo, il cervello degenera, no? Queste persone che rimangono in coma per qualche anno, se uno fa una risonanza magnetica si rende conto che non c'è più il cervello. Questo perché l'attività cerebrale attiva attraverso fattori specifici la dilatazione di queste arteriole, di questi vasi cerebrali che portano sangue al cervello, e quindi alla fine, se non c'è attività neurale, se il cervello non viene usato, in qualche modo si atrofizza, si riduce il flusso vascolare. Quindi ridurre gli input, secondo me, alla fine produce una degenerazione in qualche modo, o inizia una degenerazione, diciamo. Silvia Misiti? Quindi questo si lega, la mia domanda si lega a quello che stavo dicendo prima.
ci ha parlato di un plateau di numero di sinapsi che si possono formare in senso di numero in aumento, ma c'è un livello minimo, diciamo, che si può raggiungere il numero di sinapsi? Sì, una bella domanda. Penso di sì, penso che il livello minimo sia una neurodegenerazione, ma la mia considerazione era legata allo spazio disponibile, quindi in su c'è proprio un limite spaziale, nel senso che la scatola cranica ha un volume limitato. In basso, ovviamente, se le sinapsi spariscono non ci sono più neuroni, non ci sono più connessioni, assolutamente. Se posso fare un commento su questo, nella pratica clinica noi, facendo la risonanza a persone che tutto sommato hanno un profilo cognitivo anche discreto, talvolta abbiamo delle sorprese eclatanti, nel senso che quasi manca un emisfero, oppure c'è un grado di idrocefalo normoteso così spiccato per cui il cervello è praticamente ricopre internamente la scatola cranica e all'interno c'è soltanto il liquor. Eppure queste persone hanno condotto una vita normale, si sono sposate, hanno avuto dei figli, hanno lavorato fino al momento in cui le abbiamo viste. Quindi il cervello da questo punto di vista ha la possibilità di lavorare anche a ritmi estremamente cioè con poca sostanza, in poche parole. Ecco. Bene, c'è ancora tempo per qualche altra domanda. Eccola, una richiesta. Ecco. Buonasera, io volevo chiedere, dottor Gallucci, nella vostra ricerca, quando avete visto dei miglioramenti, dopo quanto tempo avete potuto constatare dei miglioramenti? Grazie. Dunque, l'osservazione è stata fatta per l'intervallo di tempo di 1 anno per ciascun soggetto, quindi non tutti i soggetti entravano nello studio nello stesso momento, ma per ciascuno di essi abbiamo contato 1 anno, ok? E poi abbiamo fatto le analisi su tutti. Bene. Leggere ci permette di tenere il cervello in allenamento, ma anche di provare delle emozioni. Conta di più avere delle emozioni o tenere questo muscolo in allenamento? A tutti e due. Allora, secondo me entrambe. La parola ha un potere evocativo pazzesco, e la parola, quando viene trasmessa attraverso il linguaggio, attraverso la lettura, la declamazione di un testo, può far piangere, può far disperare, cioè può mettere in movimento dei meccanismi emozionali importanti. Quindi il testo che fa piangere, che commuove, la tragedia greca, per esempio, per antonomasia, ha un potere evocativo pazzesco, quindi la quantità di aree neuronali coinvolte potrebbe essere anche totale, se noi leggiamo o ascoltiamo con attenzione e con trasporto. Antonio? Ma se dovessi scegliere tra le due cose, sceglierei sicuramente le emozioni, no? Senza emozioni che vita è, no? Quindi, e come vi dicevo, vorrebbe dire bloccare questi fenomeni metaplastici, vorrebbe dire in qualche modo bloccare la plasticità sinaptica, quindi a quel punto il cervello diventerebbe non responsivo, non sarebbe più modificabile. Quindi io metterei prima le emozioni e poi l'esercizio. Ci sono persone che per ragioni culturali, per storia personale, non hanno mai avuto una grossa esperienza culturale, eppure avendo un livello emotivo molto alto riescono ad avere una vita piena probabilmente senza aver mai letto neanche un libro. Quindi da questo punto di vista la relazione tra persone è molto molto più importante secondo me di tutto il resto. Quindi come dire una specie di piedistallo di partenza. Stavo riflettendo su una cosa.
la cultura allunga la vita. Fare almeno 80, avere 80 occasioni all'anno culturali è un livello che si viene giudicato quello critico per avere un effetto. Questi sono studi fatti molti anni fa da Bigren soprattutto, che aveva creato questo indice culturale che sommava quante volte una persona faceva determinate cose, e tra cui anche leggere i libri. Per cui il libro contava come andare a teatro. Però, se ci riflettiamo, quando uno va a teatro ci sta 2 ore, 3 ore, ma quanto uno ci sta su un libro che legge? Cioè il libro è una cosa che ti accompagna anche per un mese. Se uno lo legge ogni sera un pezzo, magari i grandi lettori lo divorano in poche ore e non potete disturbarli perché vi azzannano. Io ho l'esempio in casa di mia moglie che non può essere avvicinata, ti graffia se tu la interrompi mentre sta leggendo, è immersa in una lettura. La lettura ha degli effetti incredibili su alcuni tipi di persone. Per cui ecco, dobbiamo anche riflettere, cioè ridare maggior valore negli studi epidemiologici alla lettura, anche perché impegna molto di più come tempo di esposizione. Ecco. Quindi stiamo riflettendo di ricalcolare tutti questi indici culturali sul tempo e non tanto sull'unità. Io ho una domanda per il professor Grossi, posso? Lui ci ha fatto vedere all'inizio che, diciamo, metà della popolazione non legge libri, no? E poi ci ha fatto vedere che più libri leggi, più intelligente sei, cognitivamente brillante. No? Sei invogliato a leggere. Quindi la mia domanda è, ma tu leggi tanti libri perché sei cognitivamente brillante oppure diventi cognitivamente brillante perché leggi tanti libri? Non è facile da rispondere a questa domanda, però penso che le due cose siano vere entrambi. Cioè, abbiamo visto come la scolarità è, diceva Gallucci, è un proxy dell'essere portato alla lettura, perché hai letto molto se hai raggiunto un certo grado di scolarità. Per cui questo predispone. Poi in realtà l'allenamento alla lettura fa in modo che tu, come un atleta, fa sempre meno fatica a fare 5.000 metri se si allena, tu continui a leggere perché sei invogliato a farlo per il fatto che non fai fatica. Cioè, la leggere crea anche un certo affaticamento, indubitabilmente, per cui devo ancora rifletterci, però la tua domanda è un po' carogna. Allora, sono le 19:45, credo che possiamo chiudere qui la serata, è stata veramente molto interessante, grazie ai 2 speakers, grazie e grazie anche a Carmelo Rifici e a Riccardo Favaro, che sono poi le persone che hanno selezionato questi brani e anche ricostruito, perché sono brani che sono un mélange di un libro, insomma, per cui in 10 minuti abbiamo letto un libro. Allora alla prossima, mi raccomando, la scrittura espressiva, vedrete che sarà una grossa sorpresa. Incontreremo questo James Pennebaker che viene da Austin, Texas, speriamo che il viaggio non lo stanchi troppo, e vedrete 50 anni di attività di ricerca su questo argomento. Ringrazio.